benvenuti a tutti gli amici di Music Off. Siamo qui da Sergio Tomassone a Roma, io sono Davide Tomassone in compagnia di... E dopo una serie di puntate sulle standard 58, 59, 60, abbiamo pensato di fare un passettino indietro e andare a riprendere il percorso Les Paul con la Custom. La Custom nasce come chitarra elegante, ricca, multibinding, hardware dorato, in realtà questa è la versione 57, quindi già con gli humbucker, ma nasce in origine col pick-up 90 e l'alnico al manico, quello con i parallelepipedi nei magneti e con le singole regolazioni in altezza. Les Paul Custom è la chitarra un po' più elegante, un po' più ricca, quindi abbiamo tastiere in ebano, multibinding lungo il corpo, lungo la paletta, abbiamo le chiamate a rettangolo, quindi è la chitarra proprio da sera, la chitarra elegante da orchestra. Una particolarità però, non hanno voluto solo fare, Daniel McCartney quando uscì questo prodotto non volle solo fare una chitarra elegante, ma qualcosa che suonasse anche un po' differente. La differenza sta nella scelta dei legni, quindi se nella 52, 54, 56 poi realizzarono prodotti con mogano e acero nel top, proprio a bilanciare i due timbri mediosi e corposi del mogano con la presenza, la brillantezza e la durezza dell'acero. Nel caso della Custom parte la produzione con una chitarra completamente in mogano, quindi decisamente più rotonda, grossa al centro, più ricca di medi. È chiaro che nella versione con l'humbucker questa differenza si accentua ancora di più perché abbiamo tanto corpo già dal pick-up. E questa è la 57, questa è una riedizione, una Black Beauty, questo è il nome che venne dato, bellezza nera in qualche maniera, nome poi ripreso un po' di anni dopo in italiano da Clapton in Casa Martin per fare altri prodotti ancora. Ma la Black Beauty è proprio questa eleganza sopraffina nella finitura. Con gli anni a venire poi il prodotto un po' cambiò, quindi la storia della Les Paul Custom Black Beauty avanza, ci sono prodotti 3 pick-up, ci sono prodotti con l'inserimento delle leve Bigsby, quindi anche con la possibilità di ottenere un po' di vibrato. E prenderei fuori un'altra Les Paul, prenderei una Custom magari più moderna, una Custom attuale, in questo caso è bianca, quindi una Custom che ha pick-up più spinti e chitarra invece realizzata secondo le caratteristiche della standard da qualche punto di vista, in termini di corpo di legni del body, quindi abbiamo mogano e acero, i pick-up sono decisamente più spinti, un taglio completamente moderno nonostante ricorda in assoluto la vecchia Les Paul. Sentiamo come suona questa Custom moderna. Custom moderna fatta sempre dal Custom Shop perché per un po' di anni, fino al 2004, veniva realizzata nella produzione normale Nashville standard, poi switchò in versione Custom Shop e noi notammo proprio, anche se stiamo andando un po' avanti nel tempo, però parlando della Les Paul Custom, è una chitarra senza tempo, ci si può muovere nelle variere, notammo che la verniciatura era più leggera, la finitura era più ricca, più precisa, quindi anche all'interno del passaggio produzione standard USA, produzione Custom Shop ci fu un cambio di qualità. Ma dal 57, 54, insomma dalle prime custom ad arrivare alla produzione attuale, il prodotto si è evoluto moltissimo con anche degli stop. A metà degli anni 60 noi sappiamo benissimo che con l'inizio nel 61 con l'uscita dell'SG la produzione poi Les Paul si interruppe. Credo che alle spalle della scelta ci fosse una scelta di spingere questo prodotto che poi andremo a vedere, Solid Guitar SG, che è più leggero, più ergonomico, più piccolino, ancora più moderno, senza parti bombate, ma credo che alle spalle ci fu anche una difficoltà negli anni a seguire con il divorzio tra Mary Ford e Les Paul nel gestire
i denari, i tanti denari che devono essere gestiti con le royalty anche di questi prodotti, nonché dei brani suonati insieme. Ma al di là di questo aneddoto, il prodotto Les Paul negli anni è cambiato, sono cambiate i legni, sono cambiate un po' le forme. Ti faccio vedere, così, tanto per uscire dal prodotto che abbiamo già avuto tra le mani. Questa è una Les Paul Custom dell'81 e ti inviterei a girarla, al di là dei bei segni e del rovinio che ha, ma se la giriamo notiamo alcune differenze rispetto alle Les Paul Custom, che non vi ho fatto vedere perché è colore coprente, ma il manico. Questa è una chitarra dell'81, ma già a cavallo dei primi anni 70 c'era il manico in acero in 3 pezzi e non in mogano come nella versione originale. L'accento alla voluta. La voluta è una caratteristica delle chitarre della fine degli anni 60, primi anni 70, che corrisponde a questo ingrossamento nel punto più delicato, e purtroppo molti di noi lo sanno, è il punto in cui con un colpo secco, una botta, purtroppo la Les Paul tende a cedere. La Les Paul SG, comunque tutti i manici in mogano con paletta inclinata a 17 gradi. Questa è la chitarra quindi dei primi anni 80 e ti inviterei a sentire 2 note. Faccio notare anche, in questo caso si vede il top in acero realizzato in 3 pezzi. Nelle puntate precedenti vi raccontavo un po' dell'utilizzo di più legni nella tavola. È chiaro che chitarre 58, 59, 60 vengono realizzate con la tavola aperta libera, con diversi tagli dell'albero, col taglio di quarta, riff, per ottenere disegni della venatura più o meno accentuati. In questo caso c'è un utilizzo proprio più sobrio dell'acero della tavola, proprio per motivi sonori, non di certo estetici. Sentiamolo un pochettino questa chitarra col tasto un po' Wonder. Il Les Paul Custom di prima, il 57, veniva definito col Wonder Fret perché era un tasto basso scorrevolissimo. Questo tasto è un po' basso, è un po' scorrevole per l'età e per l'utilizzo, ma lo amiamo definire Wonder anche questo. Fantastico, 30 anni di vita sulle spalle, però ancora si fa dare del lei. E anche se non ne abbiamo in questo momento disponibili e in questo momento non sono in produzione, però ci sembra giusto, nel aver preso il Les Paul Custom come prodotto per essere raccontato in 50 anni, 60 anni di storia, ricordare alcuni prodotti che la storia l'hanno segnata. La Les Paul Deluxe. Les Paul Deluxe ricomincia alla fine degli anni 60, le primissime. È un aneddoto che mi raccontava il mio collaboratore di Roma, che non conoscevo, Marco Vito, e mi diceva appunto che le primissime deluxe uscite alla fine degli anni 60 erano in realtà prodotti rimasti dalla produzione vecchia delle Les Paul standard del 59-60, del 60, e quindi le primissime erano, nonostante Gold Top, soprattutto Gold Top, erano iper ricercate. E comunque lì c'è stato il passaggio all'utilizzo del pick-up dal P90 al mini humbucker, pick-up che ha caratterizzato un po' tutta la produzione di quegli anni, e non solo, anche diverse tecniche di costruzione per cui il body, con le difficoltà della tavola in mogano, leggero, difficoltà a reperire legni leggeri e dover fare in qualche maniera uno strumento un po' più leggerino, usavano questo pancake, questo strato in mezzo tra le 2 parti di mogano, questo panino in fin dei conti di legno, questo sandwich che suona meglio che panino, per realizzare uno strumento un po' più leggero e conforme un po' alle caratteristiche del prodotto originale, almeno in termini sonori. E questo è stato un po' tutto il percorso del prodotto Les Paul Custom, un prodotto ricco, prodotto importante, prodotto spesso anche un po' pesantino, ed è uno dei motivi un po' criticati, una delle caratteristiche un po' criticate da parte degli utenti, però chitarra sicuramente molto 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 elegante. Bene, direi che da
Roma, da Sergio Massone Roma, vi abbiamo raccontato un po' di questa storia del Spolcastomo. La prossima puntata sarà legata alla storia delle SG che prenderanno tutta la parte centrale degli anni 60. Un saluto da Davide Tomassone e da Moreno Miglione. Ciao, grazie.